Hey friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato. Oh, perché sono qui oggi? Intanto lo ripeto costantemente, sottotitolo per tutti e quindi tutti gli amici del canale potranno seguirlo. Perché oggi ho voluto fare questa reaction che in realtà avevo già fatto praticamente più di oltre un anno fa ed è tra i primi video che io ho praticamente guardato, è tra i primissimi, ma vi racconto perché. E vorrei, cari amici del canale, cari Alipers in primis, che ringrazio per l'affetto che mi dimostrate sistematicamente, e a tutti gli amici del canale, sarei molto felice se questa reaction, questo video, questa introduzione che faccio alla visione del video, voi la ascoltaste per intero, prendetevi il tempo, vi prego, perché in realtà in questa reaction c'è buona parte dei motivi che mi hanno spinto con grande piacere in questo viaggio all'interno diciamo, del mondo, dell'universo musicale dell'Indonesia, e non solo il suo mondo musicale che mi ha incuriosito, ma anche piano piano tutto il resto. E quindi vorrei che seguisse quello che vi dirò. Spero che i sottotitoli che potrete guardare siano di qualità, perché ci tengo a spiegare questa cosa. Intanto perché ormai sono un anno e mezzo, quasi 2 anni che io ho aperto questo canale, e quindi sono anche fortemente in debito rispetto ad alcune nazioni del mondo, e in primis devo dire l'Indonesia, che ha supportato in maniera straordinaria il mio canale. Io di questo vi sono grato, e tutto l'affetto che mi avete dimostrato spero in qualche maniera di poterlo contraccambiare col mio affetto nei vostri confronti, ma nei confronti di tutti. Parlo in questo caso dell'Indonesia perché e degli Alipers, perché sono stati tra i primissimi grandi supporter del canale, ed è per questo che oggi c'è questa reaction. Ma voglio raccontare alcune cose. Intanto questa reaction che io faccio tra virgolette per la seconda volta, il primo motivo è che ci tengo a rifarla, perché purtroppo quando feci la prima volta Chaka Khan and Ali Bata in Still Got the Blues, per un mio errore di inesperienza, erano anche i primi video che io in realtà facevo, sbagliai qualche cosa con il volume, per cui in realtà quello che io dicevo era praticamente impossibile ascoltarlo. Perché lasciai il video? Per 2 motivi. Il primo, perché me ne accorsi praticamente il giorno dopo, perché io ho pubblicato il video, dovevo fare alcune cose, quindi non controllai immediatamente. Quando mi accorsi dell'errore, molti erano diciamo quelli che avevano guardato e commentato il video, per cui per una questione di rispetto a chi guardò quel video e lo commentò in particolare, io non volli farne uno immediatamente nuovo, togliendo quello, per rispetto a chi aveva commentato e con affetto guardato il video. Ma perché oggi sono qui? E vi ripeto, la pazienza di ascoltarmi, spero non vi annoi, pochi minuti, ma vorrei però che questo in qualche modo riassumesse un po' anche questo viaggio all'interno del mondo Indonesia. Il primo video che mi fece praticamente incontrare l'universo Indonesia musicale fu proprio con Chaka Khan in Tennessee Whiskey, un brano di Stapleton che io conoscevo
perché sono un appassionato di blues e è uno dei brani che facevano parte di quello che era il mio, diciamo, viaggio nel musicale, per cui lo amavo. Casualmente vidi che c'era questo artista indonesiano che interpretava questo classico blues. La cosa mi incuriosì perché mi sembrava ignorantemente, per mia colpa, strano che dall'Indonesia si amasse il blues. Ascoltai e rimasi colpito dalla grandissima qualità e della interpretazione di Chaka Khan di questo brano, e l'ho detto anche in altre occasioni, fu il primo incontro con l'universo indonesia artistico musicale, e questo anche grazie al fatto che io, sorpreso di questa diciamo grandissima qualità anche nel blues, anche interprete Chaka Khan mi colpì moltissimo, iniziò appunto questo viaggio all'interno dell'universo Indonesia e all'interno, e qui lo ripeto ancora, di quel video, quindi della mia prima diciamo reaction, analisi di Chaka Khan, molti tra i tanti commenti fui invitato a guardare Alip Ba Ta, che io peraltro assolutamente non conoscevo, ma non conoscevo nulla dell'Indonesia artistica e musicale, ma anche poco proprio dell'Indonesia. Per cui, spinto da tanti commenti che mi invitavano a guardare Alip Ba Ta, e spinto proprio da questo, iniziai a seguire Alip Ba Ta. Ricordo la prima reaction su Alip Ba Ta fu proprio The Godfather di Nino Rota, ma poi da lì è iniziato tutto il viaggio, il percorso, e quindi la mia scoperta del mondo artistico, parte chiaramente, piccolissima parte del mondo artistico dell'Indonesia. Perché vi sto affliggendo con queste mie chiacchiere? Perché, e questo non l'ho mai raccontato, ecco perché oggi ci tengo a raccontare questa cosa, e non ve l'ho mai raccontato perché ne avevo in qualche modo il pudore. Oggi, dato che il rapporto ormai si è consolidato, ho tantissimi amici dall'Indonesia e non solo, dagli Alipers, e quindi mi sento anche di parlarvi un po' di queste cose. Non so quanti di voi sanno chi sono realmente io. Io sono, diciamo, primariamente uno stilista e anche, diciamo, tra virgolette, musicista. Ho usato sempre la musica all'interno della mia attività, sia per interpretare il mondo che mi circondava anche attraverso la musica, e quindi questo doppio vestito nel mondo, diciamo, stilistico, tra virgolette, e musicale, mi sono sempre in qualche modo diviso in tutta la mia vita. Adesso sono un po' pensionato nella moda e mi diverto a commentare la musica, e quando ho tempo a farne pure un po' con i miei amici. Però perché vi sto raccontando tutto questo? Perché in realtà Still Got the Blues, quindi questa canzone in particolare, sembra quasi una sorta di, come posso dire, fatalità. È uno dei brani che io utilizzai cantandolo in particolare e suonandolo con anche il mio amico Andrea Pistilli in occasioni molto particolari. Fu uno dei primi brani che fu arrangiato e suonato e da me cantato, non in questa tonalità, ecco perché non mi sono mai diciamo misurato, perché spesso le tonalità che io posso cantare con la mia voce purtroppo non coincidono con quelle che Master Alip Ba Ta suona, per cui io suono purtroppo in tonalità più basse, per cui non ho avuto mai l'occasione di poter
divertirmi a cantare su musica di Ali Bata. Però perché vi sto ancora raccontando questo? Perché proprio Still Got the Blues fu uno dei brani che vennero a suo tempo arrangiati, che io cantavo nelle inaugurazioni dei miei punti vendita di negozi in monomarca che io negli anni 90 aprivo un po' in giro per il mondo e univo musica e moda, e molti dei brani che ho avuto occasione poi di ascoltare, riascoltare nell'universo Indonesia, sono stati brani che in qualche maniera hanno accompagnato tutta la mia vita, e non solo musicale ma anche quella lavorativo-musicale, diciamo. Parte di questi brani, e l'ho anche accennato, non in questa maniera come sto facendo oggi, in quello che è stato anche il viaggio di Dimas Senopati, che è uno dei giovanissimi artisti indonesiani che io ho amato immediatamente per la sua splendida voce, e anche perché lui oltretutto canta spesso, ha cantato e suonato brani che io stesso, proprio così come accadeva con Still Got the Blues, che è stato tra i primi brani, lui altrettanto ha suonato, arrangiato brani che io sempre ho interpretato nel mio viaggio, diciamo, stilistico musicale. Perché sto allungando questo brodo? Perché ho il piacere, ecco, di dire anche una delle motivazioni che mi rende felice nel ascoltare la musica di Alip Ba Ta, di Chaka Khan, di Dimas Senopati, quando oltretutto coincide non solo con la grande qualità della musica che fanno questi artisti, ma anche perché è parte anche della mia vita, del mio vissuto, diciamo, sia nell'ambito lavorativo che in quello, tra virgolette, musicale. Per cui molto spesso a questi brani di questi artisti, e Still Got the Blues è uno di quei brani che in realtà hanno proprio segnato parte del mio percorso lavorativo e musicale, e che quindi ho il piacere di riascoltare, ed è questo il motivo che oggi mi ha spinto a ripresentare questa mia, non chiamiamola nemmeno reaction né analisi, semplicemente un riascolto insieme a voi di questa cover realizzata sulla chitarra di Alip Ba Ta, che peraltro ha arrangiato in maniera straordinaria, e la voce fantastica di Chaka Khan in questo Still Got the Blues, che è anche parte del mio viaggio lavorativo e musicale. È uno dei motivi, ripeto, che mi ha divertito straordinariamente in questo viaggio che continuerò a fare con grande piacere nell'universo musicale e non solo dell'Indonesia. Questo è uno dei motivi meravigliosamente divertenti per me e che mi ha divertito nel fare quello che faccio e che continuerò a fare. Chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi lo ringrazio, e andiamoci invece in questo caso a divertirci ascoltando
Non ho voluto assolutamente interrompere perché tanto i commenti su Still Got the Blues ne ho fatti anche nel video di Alip Ba Ta e anche quello di Chaka Khan. Non li ho interrotti perché voglio dire, anche se l'ho probabilmente ripetuto più volte, questo brano raccontato quello che ha rappresentato per me, per cui per me è ancora un'emozione riascoltare ogni volta queste cose, perché poi rappresentano anche un po' un mio viaggio nel mondo della musica e non solo. E la cosa che ogni volta che ascolto, per esempio, Alip Ba Ta, è come lui riesca in qualche modo a entrare spiritualmente nel brano, che va oltre la sua enorme qualità tecnica di catturare l'essenza del brano, ma lui ne cattura sempre comunque lo spirito. E in questo caso il connubio con la voce così scura, così bella, così blues di Chaka Khan mi hanno, anche se l'avevo già ascoltato, piacevolmente sempre sorpreso, perché ogni volta che li ascolto poi, ma anche riascoltando per esempio Alip Ba Ta, si scopre sempre qualche piccola nuance, qualche piccolo particolare che in qualche modo ne arricchisce l'ascolto. E questo connubio, in questo Still Got the Blues tra Alip Ba Ta e Chaka Khan mi hanno riaperto il cuore anche oggi, e ho voluto con questo video in qualche maniera sanare il vecchio video penalizzato dal mio errore, quindi il volume è pessimo, e quindi spero di avervi anche in qualche modo raccontato del perché molto spesso la vita ci riserva delle piacevolissime sorprese, e il mio viaggio all'interno dell'universo Indonesia musicale, e in questo viaggio che non è solo Indonesia ma per me è una parte importante di questo percorso, a volte come la vita è fatta anche di corsi e ricorsi. Concludo come sempre, vi ringrazio per l'affetto che comunque mi dimostrate, spero di contraccambiarlo e concludo. Enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao.